E allora, nella precedente puntata non siamo riusciti a raggiungere l'endpoint vulnerabile con il nostro comando arbitrario perché sembra che ClassCMS esegua la validazione dei dati che noi gli passiamo nella post request. E nello specifico abbiamo accennato al fatto che questo è dovuto alla security key. Ora, in realtà cosa succede? GraphCMS è basato, come già abbiamo visto, su un framework che è chiamato YII2. Scritto così, non saprei come pronunciarlo, l'ho già detto precedentemente. Ora, questo framework implementa dei meccanismi che permettono di autenticare crittograficamente i parametri che vengono, quindi fare una verifica e fare un'autentica crittografica dei parametri che vengono ricevuti dal server. Quindi, che cos'è questa security key? Diciamo che per proteggere alcuni endpoint HTTP contro la manomissione e il tampering, CraftCMS valida crittograficamente il valore di alcuni parametri. Quindi se noi non siamo in possesso della security key, non saremo in grado di generare una prova crittografica valida del nostro payload, tale che quando il server riceverà quella richiesta sarà molto facile per lui verificare, insomma, che la chiave con la quale quel payload è stato crittograficamente protetto è invalida. E sostanzialmente la security key in CraftCMS viene definita all'interno di un file di environment chiamato dot.env, dove oltre alla definizione di la connection string del database e altre informazioni troveremo anche il valore della security key. Questo comportamento in realtà viene mutuato dal framework YY e YI2, che è il framework sul quale GraphCMS si appoggia. E se noi andiamo a vedere nello stack trace che abbiamo ricevuto precedentemente, ci sta proprio una funzione di validazione, validate data, ma prima ancora c'è una chiamata a get validated body param che si trova all'interno della classe base che stavamo analizzando prima, che andremo semmai a rivedere, linea 71. Andiamo velocemente ad analizzare questa parte del codice. L'avevo già aperto. Sì, dovrebbe essere qui, se non sbaglio. Linea 71, abbiamo detto. Sì, eccolo qui. Infatti. Qui siamo all'interno della funzione before action, come abbiamo visto prima, e quindi viene fatto una validazione del parametro data. Ora noi andiamo a cercarci get validate body param, dove è definito get validate body param, come scritto, validated body param. Sì, sta qui dentro. Ok, e come vedete questo acquisisce il valore dalla body del HTTP del parametro data, quindi questo qui, e prova su di esso a fare una validazione attraverso la funzione validate data. Ora è interessante vedere come validate data credo venga invocato. Quindi validate data ce lo ritroviamo qui su
security.php. Nello specifico, va bene, noi andiamo a vedere questo che sicuramente chiamerà in realtà la classe base del framework. Abbiamo detto validate data, eccolo qui. Oh, questo è interessante. Quindi la funzione validate data prende i nostri dati, li passa alla funzione validate data della classe parente, che è quella che implementa, fa l'implementazione vera e propria della validazione, della procedura di validazione. Ma cosa molto importante, se la chiave definita è nulla, come in questo caso, sostanzialmente si va a recuperare la security key e la va a passare a validate data. La security key viene prelevata all'interno del file env che abbiamo visto precedentemente. Ora è interessante capire come viene fatta la validazione di questi dati per determinare come noi poi li dobbiamo strutturare all'interno della richiesta HTTP per renderli accettabili al server. Per fare ciò sì, potremmo verificare insomma validate data da qui. Quindi questa è l'implementazione, però noi possiamo fare una cosa più semplice, che è molto comodo all'interno del sito web del framework in questione. Ci sta una descrizione molto verbosa, molto dettagliata di tutte le classi che sono implementate. Possiamo vedere da qui che viene detto chiaramente che la prevenzione contro il data tampering viene offerta da hash data, dalle funzioni hash data e validate data. Quindi noi stiamo analizzando validate data in questo caso perché viene utilizzata appunto per validare dei dati che sono già stati hashati e noi possiamo vedere il source code direttamente da qui, che è molto molto comodo. Allora, che cosa accade qui dentro? Quindi abbiamo visto che il valore di data viene prelevato, quindi data contiene al suo interno questo piccolo oggetto JSON con chiave DB backup path e un certo valore, quindi i dati vanno a finire qui, questi sono i dati. Allora, che cosa succede? Che cosa accade? Anzitutto lui si aspetta dai dati che sono stati passati nella richiesta HTTP, si aspetta che all'inizio vi sia un hash, quindi la porzione iniziale dei dati, lui considera che lì vi sia un hash da prelevare, e quindi all'interno di hash andrà a finire l'hash, in pure data invece andrà a recuperare la porzione dei dati, quindi avremo una situazione nella quale sostanzialmente lui si aspetta, andiamo qui, e facciamola per non incasinarci all'interno del file delle note. Quindi lui cosa si aspetta? Si aspetta dopo data, quindi i dati, diciamo l'oggetto JSON embeddato all'interno di data, si aspetta che vi sia un hash e attaccato dopo l'hash vi siano poi i dati effettivi. Come vedete noi non abbiamo generato nessun hash, quindi non c'è nessun hash e questa è probabilmente la ragione del perché validate data ha fallito, insomma. Non c'è nessun hash, quindi non ha avuto modo di effettuare la validazione correttamente. Quindi lui si aspetta questa situazione qui. Pertanto all'interno di hash si va ad estrarre l'hash. In pure data ci sarà solo la parte di dati, dopodiché si calcola l'hash. Quindi utilizza una funzione HMAC. Ora, che cos'è una funzione HMAC? La funzione HMAC è una funzione alla quale viene passato, in questo caso, un tipo di hash
di default possiamo dire che GraphCMS utilizza SHA-256. Vengono passati i dati sui quali l'hash deve essere calcolato, la chiave con la quale un message authentication code deve essere generato. Il raw hash, insomma, è qualcosa che non ci interessa, è true o false in base a come noi vogliamo che questi dati vengano generati in output, lo possiamo ignorare per ora. Quindi noi avremo una bella funzione HMAC alla quale passeremo di base un algoritmo di hashing, passeremo i dati e la chiave. Questo ci produrrà in output un message authentication code che non è nient'altro che un hash autenticato basato sull'algoritmo che abbiamo scelto, del tipo dell'algoritmo che abbiamo scelto, calcolato sui dati con questa specifica chiave. Ne consegue che se GraphCMS ha una chiave X, questa operazione HMAC produrrà un hash, un message authentication code A, poniamo il caso. Ma se noi come attaccante invece generiamo i dati con un'altra chiave Y, ovviamente il message authentication code non sarà lo stesso, sarà sbagliato, sarà B e quindi la validazione fallirà. Quindi questa è la base di ragionamento, diciamo, effettuata dall'algoritmo. Infatti possiamo vedere che lui si calcola l'hash, come abbiamo visto, dei dati e dopodiché fa una comparazione, ovvero compara l'hash che ha estratto dalla richiesta HTTP con quello che è stato calcolato. Se i due hash non matchano, vuol dire che la richiesta è stata generata con una chiave che non è quella posseduta dal server e di conseguenza la richiesta fallisce. Altrimenti, se i due hash sono uguali, vengono restituiti i dati, il che è un segnale che sta ad indicare che i dati sono stati generati con la chiave corretta. Benissimo. Ora, quello che noi vogliamo provare a capire è come fare l'hashing di questi dati, perché abbiamo una richiesta HTTP, sappiamo che qui dobbiamo prendere un hash, però non sappiamo esattamente come generarlo, o meglio, in realtà lo sappiamo, vedendo la funzione validate hash è molto chiaro come fare l'hashing dei dati. Comunque sia, possiamo anche guardare l'implementazione di hash data, perché mentre validate data li valida, hash data è il metodo utilizzato con questo framework per generarci l'hash di dati arbitrari. Anche qui andiamo a vedere il source code, vediamo che è tutto molto semplice, perché viene generato un hash dei dati che vogliamo con una chiave e dopodiché quello che viene ritornato è semplicemente l'hash e appesi i dati. Quindi da questa informazione potremmo benissimo generarci uno scriptino come questo, no? Quindi noi abbiamo il nostro bel oggettino JSON che deve essere validato, abbiamo la chiave di GraphCMS, parleremo poi in seguito come questa chiave possa essere ottenuta, ci calcoliamo l'hash, sappiamo che di default GraphCMS utilizza SHA-256, quindi utilizziamo JSON data come dati, qua abbiamo la chiave e poi l'output lo printiamo, quindi printiamo l'hash e quindi prendiamo output che non è nient'altro che hash con appeso i dati, quindi l'hash generato. Ora cosa facciamo? Copiamo questo pezzettino di codice qui e andiamo a visualizzare un sito, non lo so, PHP Code Online. Abbiamo una sandbox attraverso la quale possiamo eseguire il nostro codice. Quindi facciamo copy paste, eseguiamo il codice e questo è quello che otteniamo. Quindi qui c'è l'hash
e qui ci sono i dati in seguito che scusate, e qui ci sono i dati in seguito che andranno validati. Quindi noi copiamo questa stringa e la andiamo a sputacchiare dentro Burp, e ovviamente dobbiamo inserire degli escape, delle sequenze di escape, perché ci sono un po' troppe virgolette e c'è il rischio che Burp, scusate, c'è il rischio che questa stringa JSON, non c'è il rischio, questo oggetto JSON non è valido, quindi questo lo escapiamo, item con patate, stessa cosa qui, stessa cosa qui. Adesso dovremmo avere un oggetto valido, quindi che cosa facciamo? Perché stiamo cercando di fare la redirection dell'output di id, del comando id all'interno del file tmp suka, ci andiamo ad accertare che il docker container temporanea non contenga alcun file chiamato suka, e infatti non c'è. Quindi proviamo ad eseguire mandare questa richiesta e verificare se il server la considera valida. Allora vediamo che cosa è accaduto. Allora noi abbiamo aperto delle virgolette qui. Abbiamo fatto l'escape di tutte le virgolette perché sono dei dati, ma qui ci siamo dimenticati di chiudere la stringa, quindi questa mi dovrebbe fare il paio con questa. Riproviamo a mandare la richiesta e questa volta otteniamo un bel HTTP 200 come status code, qualcosa che ci dice insomma updating database, e andiamo a vedere nel file system se c'è il file suka, eccolo qui, che ovviamente conterrà lo user id, il gruppo id e tutto il resto dell'output del comando id. Come vedete il servizio non sta girando in questo caso come root, che è una buona notizia. Comunque sia, abbiamo pur sempre un command injection, quindi potremmo tentare un local privilege escalation in seguito. Detto questo, rimane solo una domanda da coprire, quindi il server ha verificato l'hash che abbiamo generato e ha effettuato la validazione, era corretto, quindi ha preso in carico la richiesta. Noi siamo entrati all'interno di restore con diciamo un comando arbitrario da eseguire in mezzo alle backticks. La cosa interessante quindi è che la chiave CraftCMS che abbiamo utilizzato nella funzione HMAC era la chiave valida. Una domanda che potrebbe scaturire è: in real life, in una situazione reale, come si può ottenere la chiave di CraftCMS? Allora, non c'è una vulnerabilità associata per estrarre il valore di questa chiave, però ho trovato, quindi la domanda sorge spontanea, sicuramente per esserci stato uno o più attacchi esploitati in the wild, almeno secondo quello che si sta dicendo, sta affermando in questo report, vuol dire che la chiave CraftCMS del target o dei target è stata leakata in qualche modo, quindi c'è stato un data leak che ha permesso all'attacker di strutturare una richiesta HTTP tale da raggiungere l'endpoint vulnerabile. E a tal proposito avevo trovato un articolo di Palo Alto Unit 42, sì,
Eccolo qui, Leaked Environment Variables Allow Large Scale Extortion. Quindi questo è un blog post dell'anno scorso, il 15 agosto 2024, e loro insomma stanno affermando che hanno monitorato un'esfiltrazione di ENV files in molte applicazioni che poi sono state compromesse successivamente. E come abbiamo visto, Craft CMS contiene all'interno dell'env file la security key. Quindi questo può essere stato uno dei meccanismi attraverso i quali gli attaccanti sono riusciti a sfruttare in the wild questa vulnerabilità. Vi lascerò il link eventualmente anche nel video. A questo punto credo che possiamo terminare qui. Anche questa seconda parte è stata leggermente lunghina, anche se meno lunga della precedente. Fatemi sapere se il formato vi piace o se vi sembra insomma troppo prolisso, se avreste voluto vedere considerazioni tecniche aggiuntive o magari in quantità minore. Va bene, alla prossima. Ciao ragazzi.